Bella ragazzi. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Questa sera vi facciamo vedere come costruire uno degli utensili più utili, semplici ed economici per il tornio. In questo caso è un utensile da interno, ma se ne possono fare altri ovviamente per lavorare dall'esterno o con forme particolari, che si riescono a fare in tempi veramente brevi e spendendo proprio quasi nulla. Guardate questi tre chiodi. Sono chiodi da cemento. Sentite la differenza. Allora, questo qui proviamo a piegarlo e manco per l'anima. Sono chiodi da cemento armato. Questo qui si spezza, questo qui addirittura lo si riesce a piegare con le mani. Con le mani. La differenza, come avrete intuito, è il trattamento termico. Abbiamo questo che è originale, è un chiodo temprato ma rinvenuto, diciamo, oppure una tempera combinata con rinvenimento, è un acciaio che è rimasto elastico, quindi se si piega fortemente si riesce a piegare, ma è molto difficile piegarlo. Questo è temperato e basta, solo tutta tempera abbiamo fatto noi questo trattamento, e questo è ricotto, cioè abbiamo preso questo che è mezzo temperato, diciamo, per modo di dire, l'abbiamo scaldato e lasciato raffreddare lentamente, l'abbiamo arroventato e lasciato raffreddare lentamente. Questo temperato, scaldato ma buttato poi nell'acqua, raffreddato velocemente. Questi chiodi si trovano tranquillamente in vendita, sono quelli della Don Chisciotte, sono ottimi chiodi fatti in Olanda e sono appunto fatti in acciaio molto duro perché devono penetrare il cemento armato. Non so se avete mai provato con una punta e una mazzetta a scolpire qualcosa sul muro, se ci provate col cemento armato vi rendete conto che avete bisogno di una bella mazzetta e di una bella punta, perché altrimenti anche quella si arrotonda. Con questo ottimo acciaio appunto si possono costruire utensili da tornio, e adesso vi faremo vedere come. Prima cosa, ricottura, cioè togliere quel po' di tempera che hanno i chiodi da originali. Bisogna portarlo, non serve portarlo a essere rovente come si fa per la tempera, basta portarlo a una temperatura che sia appena rosso, praticamente leviamo la tempera a questo modo. Qui abbiamo della lana di ceramica, ma va benissimo anche della lana di vetro, in mancanza d'altro forse anche della sabbia, della cenere, anche cenere della stufa, va benissimo. Ecco, lo mettiamo qui e copriamo. Ora questo ci metterà almeno 3-4 minuti a raffreddarsi da poterlo prendere in mano. Più si raffredda lentamente e meglio è. Più diventa tenero. Bene, direi che si è raffreddato, 34 dentro, 49 fuori, ma a 49 si può già prendere in mano un pezzo. Lo mettiamo in morsa e tagliamo via la testa, che adesso si riuscirà a tagliare. Se lo facessimo con un chiodo nuovo, la lama del seghetto durerebbe 2 secondi. L'acciaio al carbonio con un certo tenore di carbonio, anche da ricotto, è comunque duro, e anche da fucinare è duro se si dovesse fucinare. Così avete visto un video quando abbiamo fatto un acciarino da una lima, era durissimo anche da caldo, da schiacciare col martello. Direi di fare un altro di questi utensili da interno, quindi diamo qualche martellatina per dare la piega. A questo punto andiamo sopra, ci possiamo posizionare. C'è una spoglia superiore qui, col suo piano. Ok, adesso che l'abbiamo segnato possiamo inclinarci un pochino con la lima, in
modo da lasciare un angolo di taglio positivo, e dovremo arrivare in questo caso fino a metà dell'altezza del chiodo. Metà diametro, sì. Metà, sì, diametro. Ok, siamo arrivati a metà altezza, 2 mm. Poi si può anche un po' ritoccare la molla dopo. E adesso provvediamo a fare quest'angolo di spoglia. Ovviamente non sarà perpendicolare, ma dovremo dargli appunto un po' di questo angolo e dovremo dargli un po' di angolo anche in questo senso. Allora, gli angoli che abbiamo fatto si chiamano rispettivamente beta e gamma, però questo non è un corso di costruzione di attrezzi, poi chi ha un tornio le conosce già queste cose. Questo qui si chiama petto, gli diamo una piccola arrotondata per favorire poi la fuoriuscita del truciolo. Adesso lo giriamo e facciamo l'angolo alfa, quindi anche qui dovremo dare un po' di inclinazione in questo senso, che è l'angolo di attacco, e dovremo dargli un po' di inclinazione anche in questo senso. Direi che ci siamo. Poi volendo si può anche andare a smussare questa parte qui, che serve per i diametri piccoli, per evitare di andare a tallonare con questa parte. Quindi un colpetto di lima lì, così anche ad arrotondare. Esatto, perfetto. Io un utensile del genere, ovviamente in carburo di tungsteno, però ho pagato 14 euro. E volendo qui possiamo anche dare fare un piccolo scavo in base a come lo vogliamo usare, o qui con una lima a coda di topo, per fare in modo che il truciolo possa rompersi e uscire al di fuori della lavorazione e non infilarsi all'interno del pezzo. Per la tempra adesso facciamo fare tutto a Stefano, il nostro mago della tempra. La tempra è quella cosa che se non fosse esistita questa possibilità, questo fenomeno fisico, diciamo, saremo ancora all'età del ferromollo, non avremo macchine utensili, per il semplice fatto che è importante, per il semplice fatto che un pezzo di acciaio non temprato può essere lavorato da un pezzo d'acciaio temprato. Con questo abbiamo costruito inizialmente scalpelli, lime e tantissime cose che ci hanno portato fino a costruire macchine utensili lavorate con utensili duri, mentre questi utensili come adesso erano molli, poi li facciamo diventare duri. Lasciamo un po' bene che si stabilizzi tutto. E ora facciamo la tempra. Per chi fosse interessato abbiamo tutte le nostre playlist su trattamenti metalli, tempra eccetera eccetera, che potete trovare cliccando sul logo di Chaos qui sotto e sulla sezione playlist. Sì, dove c'è trattamenti termici, quelle cose. A me viene fatto sempre fare il lavoro sporco. Allora, una volta temprato andiamo a lucidare soprattutto la parte col tagliente, perché dovremo andare a vedere i colori, e diamo un po' sul gambo, passatina anche qui, codolo, perché da vedere come procede il calore e fermare quando è il momento giusto. Allora mettiamo questo nel suo supporto di fil di ferro. Ok, lo giriamo in modo che possa vedere il colore, il riflesso. La luce non è la più adatta perché è molto chiara, è una luce molto fredda, però riuscirò lo stesso a vedere. Accendiamo.
accendiamo con questo, perché questo cannello ha un vantaggio rispetto ad altri, che chiudendo l'aria si può regolare la fiamma e farla più molla, che è ideale che sia più molla, perciò ci mettiamo un attimo pronti a raffreddarlo. Ecco, perché non ci vedo, ecco, così ci vedo. Mai mandare la fiamma contro la parte, la punta dove, diciamo, dove c'è il vero tagliente, perché sennò si scalderebbe prima di tutto il resto. Vedete, sta cominciando a cambiare colore, da far procedere il colore, ecco, fino a un giallo sulla parte del tagliente, perché se diventa poi porpora è già mollo, se diventa blu addio. Questo è pronto, ci daremo giusto una filata, una rifinitura con la mola al tagliente ed è pronto per essere usato. Vediamo un po' se si vedono i colori. Vi facciamo ovviamente vedere anche come fare il supporto, ma vedete è il giallo? semplicissimo. Sì, il giallo sul tagliente che è il suo colore giusto. Allora, prima cosa, qua dal petto facciamo questo lavoro, appoggiamo l'utensile per trovare lo stesso angolo, quindi avviamo la mola. Come si vede, la striscia di scintille che si tira dietro la mola indica che stiamo, così lavora troppo verso destra, invece se lo orientiamo lavora tutto. Ancora un po'. Adesso lo riprendiamo qua, e ora qua. Come abbiamo detto in un video precedente, quando le scintille passano sopra all'utensile siamo sicuri che siamo arrivati al punto del tagliente, sì, con la mola. Si potrebbe dare ancora un pochino di qua, perché vedo che c'è un po' da rifinire qua. Ecco, adesso qua l'abbiamo fatto, si può rompere questo perché è talmente acuminato che tende a spezzarsi, quindi ci va sempre una toccatina, non so se si vede, bisogna fare una faccetta qua. E addirittura questo lo faccio a mola ferma, passando, strisciando 2 o 3 volte il pezzo sulla pietra. Allora, per creare il supporto a questi utensili basta mettere un pezzo di ferro quadrato, rettangolare come viene, sul portautensili e poi una punta nel mandrino. Adesso c'è già il foro e automaticamente il foro verrà in asse con il mandrino, quindi il nostro utensile sarà al centro del nostro utensile, sarà sull'asse. Poi, per fare i fori per i grani che bloccano l'utensile, stessa cosa, chiaramente si mette per così e si va contro sempre il mandrino deve restare sullo stesso asse, poi si filettano e il gioco è fatto. Ora regoliamo il nostro utensile, lo inseriamo, regoliamo l'angolo e lo proviamo. Allora, abbiamo messo sul tornio il nostro utensile con portautensili, abbiamo fissato l'utensile con 2 grani di nostra produzione del video numero 522 e ora procediamo a provare questo utensile in acciaio al carbonio temprato rinvenuto, praticamente un utensile come sarebbe stato utilizzato nell'Ottocento, diciamo fino ai primissimi del Novecento, perché poi è stato messo a punto stellite, acciaio rapido e successivamente vidia, praticamente metalli duri sinterizzati che lavorano ad alte velocità, mentre con l'acciaio rapido, scusate, al carbonio normale bisogna andare lentissimi con la velocità periferica del pezzo e dare molto olio e poi si lavora, perché la durezza di questo utensile è paragonabile ad altri di acciaio duro, ma ha il problema che con la velocità più è veloce
la lavorazione più si scalda l'utensile e perde la tempera a bassa temperatura, mentre altri materiali la tengono anche ad alte temperature, addirittura da roventi. Quindi diamo un po' d'olio, ok, e questa è la velocità. Sposto un attimo la luce qua. Sì, è tagliato un po' male questo pezzo, ecco. Non si sente dal rumore, sta tagliando benissimo. Ora facciamo una prima passata. Escono dei bei trucciolini, poi facciamo una seconda passata, poi lo intestiamo anche. Diamo di nuovo un po' d'olio. Questo è acciaio inossidabile, lo sta lavorando perfettamente, senza problemi, fa dei bei truccioli lunghi. Non ha il dentino spezzatruccioli, non gliel'abbiamo fatto. Proviamo a intestare questo pezzo di tubo, che è tagliato storto, ma adesso lo intesteremo dritto. Ora c'era un po' d'olio prima perché era quello che è uscito, ma ora lo ridò. Questo tornio non ha il liquido di raffreddamento, perciò bisogna buttare del gran olio. Ok. Qua c'era ancora da passare, avviciniamo un po'. Ora diamo una sbavata qua, ok, fantastico. Abbiamo creato un utensile per allesare e anche intestare, ma possiamo creare altre forme, tantissime cose possiamo fare con questo metodo qua, utensili per ogni genere di cosa. Ecco qua, l'abbiamo fatto allesato anche di qua, è rimasta anche una bella finitura, molto andando adagio e anche con l'avanzamento molto lento si riesce a fare anche una bella finitura. E questi qua sono un po' di truccioli che ha fatto. E comunque l'utensile si può anche fare uscire di qua, basta fare con lo stesso procedimento un foro fondo per poter avere spazio per regolare e mettendo i grani, facendo i fori dei grani qua lateralmente. E basta. A questo punto vi salutiamo, vi ringraziamo e ringraziamo tutti quanti hanno dato la possibilità di berci un caffè. Potete cliccare qui sulla nostra pagina Ko-fi e offrirci appunto un caffè con cui continueremo a comprare materiali e a produrre questi video che speriamo. Questa serie di maschi e punte dedicate, ognuna alla sua punta, che sono ad esempio per il 5 abbiamo usato un foro da 4,2, quindi
e sono cose che compriamo ogni tanto, ci attrezziamo, anche se ne avevamo già, ma almeno è bello vedere queste cose qua assieme, è anche più comodo da trovare invece che cercare punte maschi. Avere allora, un set completo. Sì. E con questo vi salutiamo. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Bella ragazzi.